Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Iniziamo questo video con una frase che voi proverete a tradurre. Alla fine del video vi dirò la traduzione corretta. La frase che vi chiedo di tradurre è questa: Your explanation makes sense. Scrivete questa frase su un foglio, guardate il video, se volete potrete cambiarla e alla fine controllate se avete scritto la frase correttamente o se l'avete corretta in maniera esatta. Per chi non l'avesse capito, il video di oggi sarà un video in cui vi spiegherò le differenze tra avere senso e fare senso. Sembrano due espressioni molto simili, hanno due significati totalmente diversi. Iniziamo con avere senso. Avere senso indica che qualcosa è logico, è ragionevole. Si usa quando vogliamo dire che qualcosa che abbiamo visto o sentito è sensato. Facciamo un esempio. Imparare le lingue ha senso se si ama viaggiare. Imparare le lingue ha senso se si ama viaggiare. Come vedete, usiamo avere senso perché stiamo dicendo che imparare le lingue è qualcosa di logico, di ragionevole se noi amiamo viaggiare, è qualcosa di utile. Facciamo un altro esempio. Le tue parole non hanno alcun senso. Le tue parole non hanno alcun senso. In questo caso stiamo usando avere senso nella forma negativa, per dire che le tue parole non sono ragionevoli, non hanno una logica, non sono sensate per chi le sta ascoltando. Passiamo adesso alla seconda espressione, ovvero fare senso. Fare senso è la traduzione letterale di make sense, però non ha lo stesso significato. Qui probabilmente alcuni di voi avranno corretto la frase iniziale. Che cosa significa allora fare senso? Fare senso si utilizza per esprimere disgusto o fastidio nel vedere qualcosa. Vediamo qualcosa che scaturisce in noi una reazione negativa di disgusto o di fastidio. Facciamo una frase. Molto spesso le scene horror fanno senso. Molto spesso le scene horror fanno senso. Come vedete, qui stiamo dando fanno senso, che viene da fare senso. Fanno senso significa che le scene horror molto spesso suscitano una reazione negativa, una reazione di disgusto, una reazione di fastidio. La vista del sangue mi fa senso. La vista del sangue mi fa senso. Come vedete stiamo usando di nuovo fare senso perché la vista del sangue suscita del fastidio, la vista del sangue mi dà un forte fastidio, mi fa senso. Notate però che rispetto al primo esempio qui stiamo usando mi fa senso e non fa senso. Senza il pronome oggetto indiretto mi, ti, gli, le, ci, vi, gli, significa che stiamo facendo un'affermazione generica, un'affermazione che può valere per tutti o quasi tutti. Quindi quando io ho detto che le scene horror fanno senso, è perché magari alla maggior parte delle persone quelle scene possono scaturire una reazione un po' negativa. Nel secondo esempio però ho usato il pronome oggetto indiretto mi. Ho usato questo perché voglio specificare che a me provocano una reazione negativa, ma magari ad altre persone no. Quindi se con l'espressione fare senso voglio dire che qualcosa suscita in me una reazione negativa solo a me e non ad altre persone, allora devo utilizzare il pronome oggetto indiretto. In questo caso, siccome fa senso a me, devo utilizzare il pronome oggetto indiretto, mi. Se facesse senso a te, allora userei il pronome oggetto indiretto ti. Ti fa senso. Se a lui o a lei utilizzo gli, fa senso, a lui fa senso, oppure le fa senso, a lei fa senso. Utilizzo il pronome ci per dire che a noi fa senso. Utilizzo il pronome vi per dire che a voi fa senso. E utilizzo di nuovo il pronome gli per dire che a loro fa senso. Quindi se vogliamo specificare chi è la persona che prova queste sensazioni, dobbiamo aggiungere questo pronome oggetto indiretto. Il verbo fare senso cambierà in base alla cosa che ci disgusta. Quindi se
è una cosa singolare, la vista del sangue mi fa senso, allora utilizzo fa senso. Se invece si tratta di cose plurali, per esempio gli insetti, in questo caso posso dire gli insetti mi fanno senso. Gli insetti mi fanno senso. Devo cambiare il verbo al plurale, fanno. Significa dunque che la vista degli insetti o la presenza degli insetti mi può dare un po' di fastidio. Se siete arrivati fin qui, adesso finalmente saprete qual è la traduzione corretta della nostra frase iniziale. Your explanation makes sense si traduce in italiano con la tua spiegazione ha senso. La tua spiegazione ha senso. Significa dunque che la tua spiegazione è logica, è sensata o è ragionevole. Se noi avessimo detto la tua spiegazione fa senso, il significato sarebbe stato molto differente. In questo caso, infatti, il significato sarebbe stato la tua spiegazione suscita una sensazione fastidiosa, una sensazione negativa. Abbiamo terminato qui per questo video di oggi, breve ma importante. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e se avete dubbi o domande potete scriverli nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!